Anima è il nuovo disco di Thom Yorke, già cantante dei Radiohead. È stato pubblicato il 27 giugno, per il momento solo in formato digitale. In attesa della versione in vinile che è prevista per il 19 luglio, l'ho ascoltato a fondo e ve ne parlo nel video di oggi. Vale la pena partire dalle basi se vogliamo entrare in questo disco. Anima deriva dalle teorie di Carl Gustav Jung, uno dei padri della psicanalisi insieme a Freud. Animus è la parte maschile inconscia di una donna e anima è la parte femminile inconscia di un uomo, cioè la parte che ognuno di noi ha ma di cui non è consapevole. Animus e anima si manifestano solo nei sogni e poi ci influenzano nei rapporti con le persone dell'altro sesso. Quindi il sogno. In merito alla creazione di questo disco, Thom Yorke ha ammesso di essere ossessionato con l'argomento del sonno e del sogno, in particolare con questo libro Why We Sleep, di cui esiste anche una traduzione in italiano. Si è fissato dopo che ha fatto 2 settimane senza riuscire a dormire e in queste 2 settimane ha fatto anche 3 concerti all'Hollywood Bowl, quindi insomma era anche un po' stanchino, però niente, non riusciva a dormire. Dormire e sognare sono argomenti strettamente collegati. Se non sogniamo, se non dormiamo e quindi se non sogniamo abbastanza, non riusciamo a processare tutte le informazioni che immagazziniamo durante la giornata, cioè nella fase di veglia. E le idee migliori di un artista, di uno scienziato, di uno youtuber spesso arrivano proprio da questo processo di analisi mentre si dorme. Avete visto? Questo spezzone viene dal cortometraggio che è stato scelto per promuovere Anima e che è uscito su Netflix il 27 giugno, cioè il giorno in cui è uscito anche il disco in formato digitale. Prima di questo corto erano invece apparsi dei manifesti in giro per il mondo in cui si diceva che la Anima Technology prometteva di recuperare i sogni perduti tramite una dream camera, cioè una macchina fotografica dei sogni. Insomma, chiamando poi il numero di telefono scritto in questi manifesti, dopo un messaggio preregistrato si poteva ascoltare qualche secondo di un brano del disco, senza ovviamente sapere che si trattasse di un brano dal nuovo disco di Thom Yorke. Il cortometraggio è diretto da Paul Thomas Anderson, un regista che non è nuovo a spunti originali, vedi The Master o Magnolia. Questo corto è lo spiegone ermetico del disco. Perché dico che è uno spiegone? Perché dico che è ermetico? Ermetico perché altrimenti non staremmo parlando di Thom Yorke. Spiegone perché ci sono tutti i temi del disco che poi ritroviamo negli ambienti sonori e nei testi. Quindi il background distopico che ci fa subito venire in mente 1984 di Orwell, il film tratto da questo libro e la recente serie Black Mirror. E poi ancora l'alienazione, la claustrofobia, l'incapacità di ottenere l'oggetto del desiderio e lo sforzo per ottenerlo e il sogno, ovviamente. Tutto il corto è un sogno, in questo caso un sogno di Thom Yorke. Da cosa si capisce? Primo piano di Thom Yorke che si sta assopendo. Dunque, qui siamo nelle prime inquadrature del cortometraggio di Anima e vediamo, ci sono queste persone che sembrano in stand-by, poi la macchina si sposta su Thom Yorke che si sta assopendo e poi ancora si sposta sull'oggetto del desiderio di Thom Yorke e quindi siamo nel sogno, nell'irreale. Tutti iniziano a muoversi a tempo di musica, compreso Yorke. E le prime parole che sentiamo cantare da Thom Yorke sono queste. Who are these people? Chi sono queste persone?
non le riconosce perché ha iniziato a sognare, non sono persone che conosce nella vita reale. E poi ancora, ci sono i tipici movimenti del sogno, qualcosa che ci blocca inspiegabilmente, balzi improvvisi da supereroi e scenari in cui si precipita. Quante volte nei nostri sogni abbiamo provato la sensazione di cadere? E se ci fate caso, la copertina del disco rimanda proprio a questa esperienza, cioè un omino che precipita. Dove precipita? Nel proprio inconscio. Ok, spiegone terminato, ma fatemi dire un'ultima cosa su questo cortometraggio. Se volete provare l'esperienza di Anima, partite proprio da questo film, perché vi darà la chiave per entrare nel disco. Non è un caso che Thom Yorke abbia scelto proprio questo modo per promuoverlo, ossia facendoci vedere quello che aveva in mente per la creazione del disco. Se non siete abbonati a Netflix, potete risolvere registrandovi per la prova gratuita di un mese. Tranquilli, nessuno ruberà i vostri soldi, potrete veramente disdire quando volete. Il problema, semmai, è che troverete talmente tanta roba interessante che non lo farete. Come si traducono tutti questi spunti di cui vi ho parlato in musica? Che disco è Anima? Senza dubbio un disco cervellotico, ma è un cervellotico catchy, ovvero è un disco complesso ma non respingente, anzi ti fa venire voglia di entrarci dentro, di approfondire ascolto dopo ascolto, sempre se è un esercizio che vogliamo fare, sempre se nella musica cerchiamo anche uno stimolo che metta in moto il nostro intelletto, insomma che accenda l'hard disk e lo faccia lavorare. Il grande merito di Thom Yorke e del sempre fedele produttore Nigel Godrich, che lo accompagna anche nei Radiohead, è quello di aver assorbito le tendenze odierne della musica elettronica, conosciute solo da chi mastica questo genere abitualmente, e di averle tradotte per la massa, sfruttando il suo gusto per la melodia, ovviamente il suo curriculum e anche quindi la sua notorietà. E uno dei significati di Anima va trovato anche in questa presa di coscienza, ossia Thom Yorke non inventa nulla ex novo, semmai fonde e rimescola, sfruttando la sua popolarità per estendere la next gen del pop a tutti. Pronto, pronto, come on, chop chop. È assai probabile che per molti Anima sia un disco noioso e pretenzioso, come è probabile che per molti altri sia un fottuto capolavoro. Ma d'altra parte l'arte è questo, divisione nella percezione, forse ancora qualcuno non l'ha capito, altrimenti tutti nelle nostre case avremmo gli stessi dischi, gli stessi film, gli stessi libri e sai che palle! Chiediamoci poi un'altra cosa. Anima è un disco che metteremo sul piatto anche tra 10, 20, 30 anni, come facciamo con i capolavori delle Zeppelin, dei Beatles, dei Pink Floyd, eccetera, eccetera? Difficile da pronosticare. Per me, che baso questi video e questo progetto sulle mie sensazioni, sulle mie emozioni, sulle mie intuizioni, ovviamente sul mio vissuto e sui miei ascolti di una vita, Anima è l'instant classic della musica del prossimo decennio che stavamo aspettando, proprio come fu Key Day per gli anni 0. Anima è il nuovo disco di Thom Yorke, già cantante dei Radiohead
Minchia che déjà vu. Boia. Mi sembra di averle già dette queste cose.